Ciao a tutti, amici della Vergine. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di novembre 2022. Wow, abbiamo il Papa. Amici della Vergine, periodo di ufficializzazioni, periodo di presa di consapevolezza per qualcuno. E visto che comunque il Papa fa riferimento ai contratti, potrebbe fare riferimento a un matrimonio, visto che è una figura religiosa, o semplicemente a qualche tipo di, come vi posso dire, riconoscimento o ufficializzazione, appunto, come vi ho già detto, da parte di un gruppo, da parte di una società. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, anche nel caso vogliate completare il vostro messaggio. Per chi poi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, partiamo con la carta dell'imperatore e un 3 di coppe e un 4 di coppe. Wow! Allora, l'imperatore normalmente fa riferimento a una stabilità, potrebbe anche fare riferimento a una figura genitoriale, a un padre o comunque a un tutore, a una persona che ha un certo grado di influenza su di voi. C'è questo 3 di coppe. Il 3 di coppe sono tre energie che celebrano, che festeggiano. Sono, diciamo, è un po' la carta del raggiungimento del risultato, anche se vogliamo, molte volte. Il 4 di coppe però mi dice che c'è qualche cosa che ancora vi manca. Il 4 di coppe è normalmente una carta di cecità, nel senso che c'è un'altra occasione da poter cogliere, ma si è talmente focalizzati probabilmente sulle tre coppe precedenti che questa quarta coppa un po' sfugge. Andiamo avanti, vediamo. Abbiamo un 10 di coppe e un 6 di pentacoli. Ragazzi, ho come la sensazione che qui ci sia un'unione, anche piuttosto stabile, magari è proprio un matrimonio, che però, diciamo, manchi di qualche cosa. Abbiamo un 10 di coppe, in posizione centrale alla lettura. Ho come la sensazione che manchi qualche cosa perché ci si senta una vera famiglia, una vera coppia, perché la relazione sembri più reale magari. Se fosse una questione familiare per voi, potrebbe essere che abbiate la sensazione che la vostra famiglia, di origine intendo, che non sia stata completa o che non sia completa, come se dovesse mancare qualche cosa. Il 6 di pentacoli in realtà mi dice che c'è un equilibrio per certi versi. È una carta che parla di generosità, è una carta che parla di abbondanza anche. Andiamo avanti. Vediamo le ultime due carte. Abbiamo una regina di spade e la carta della luna. Ragazzi, sento che questa situazione è collegata a un genitore, perché anche qui mi viene fuori una regina di spade che può far riferimento per qualcuno alla madre, no? Quindi abbiamo la madre o il padre, però sento che potrebbe essere così perché comunque la luna mi parla di qualche cosa riferito all'infanzia o è una proiezione di determinate paure, per esempio, piuttosto che di determinati pensieri, o è una carta che parla di nostalgia, di qualche cosa che comunque risale all'infanzia e che condiziona tuttora. Molte volte fa riferimento alle credenze limitanti che si sono assorbite e che comunque lavorano nell'inconscio, perché la luna è molto collegata all'inconscio, anche ai sogni, all'attività proprio onirica. Andiamo a vedere nelle varie linee, andiamo a vedere i singoli e poi le persone che sono in una relazione, vediamo se riesco a dirvi qualche cosa di più.
Perché qui la regina di spade, quando arriva nella lettura, è perché c'è bisogno comunque di tagliare determinate cose. Potrebbe essere che avete bisogno di tagliare con cose del passato, con cose inerenti a una questione pratica familiare, che può essere riferita appunto a una casa, a una proprietà, ad un immobile, o una casa di riposo, mi parlano. Andiamo a vedere per i single. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che ho già iniziato a pubblicare le previsioni per il 2023. Ci sono quattro oroscopi. Il primo è la lettura, diciamo, generale, poi ci sono 3 approfondimenti di questa prima lettura. Sono già usciti sia quella generale che la crescita spirituale, che quello sull'amore, manca poi quello del lavoro che uscirà tra poco, a breve. Trovate comunque sempre tutto nelle playlist. Allora, cari amici single, diciamo che le carte sono più che belle, avete parecchi arcani maggiori, avete 6 arcani maggiori su 7, ok? Quindi quasi il 100%, diciamo. Partiamo con il sole al contrario. Qui lo sento legato a una questione genitore-figlio, perché il sole fa riferimento ai figli, ma fa anche riferimento alla propria espansione, alla propria prosperità, alla propria abbondanza. È come se qui ci fosse la necessità di andare verso un proprio obiettivo, che è quello della solitudine, vi dirò, perché comunque l'eremita mi parla di un periodo che bisogna prendersi per fare una ricerca interiore. Per molte persone mi parlano della notte buia dell'anima, quindi per molte persone questa fase, diciamo, di fine novembre potrebbe essere una fase trasformativa, ok? Quando si passa per quel periodo, c'è sempre un ritiro un po' così dal mondo, un domandarsi se quello che si fa è veramente quello che si vuole. C'è una sorta di trasformazione interna. E qui con la carta della forza in centro lettura sento che è un po' come se state ricercando i vostri punti di forza, il coraggio che avete dentro e quello che è la vostra verità, quello che vi dice il vostro cuore. E guardate, poi nel futuro abbiamo mondo, ruota della fortuna, che anche se al contrario però c'è, e la stella. Qui si va verso il compimento di un sogno. C'è un cambiamento radicale, mi verrebbe da dire, perché con la carta del mondo si può anche parlare di un trasloco, ragazzi. Vi dirò, sento molto forte questa guarigione del bambino interiore. Avete comunque la carta del Papa. Si parla di presa di consapevolezza, presa di coscienza, si parla di connessione con il divino. E anche qui la vediamo la connessione con il divino, con la carta della stella. E qui sopra c'era la carta della luna. Sono comunque 2 carte legate molto a quello che è la sfera femminile, la sfera ricettiva. Quindi secondo me, guardate, la situazione di contrazione, mi viene da dire, o di staticità che state vivendo in questo momento, che state vivendo, diciamo, verso metà novembre, ehm, sento che un po' è perché la volete voi, perché avete bisogno di concentrarvi su voi stessi fondamentalmente, per riuscire a prendere una decisione, per riuscire a fare un cambio, che è proprio quello di cambiare il vostro mondo, che può essere partendo dalle piccole cose, tipo cambiare delle piccole abitudini quotidiane, a un trasloco, a un cambio di stato piuttosto che di continente. Il mondo parla sempre di cambi molto grandi in realtà, ma che partono da cose piccole. La ruota della fortuna, io credo che sia girato al contrario perché ci si sta approcciando verso la fine di un ciclo karmico. Perché vi dico questo? Perché ci sono 2 carte di destino molto forte e sono vicine, sono alla fine del periodo, quindi è un po' come se questo periodo di contrazione che sento un po' qui all'inizio della lettura andasse verso un miglioramento, direi notevole. È un po' come se voi trovaste la vostra forza interna, la vostra, come vi posso dire, il vostro leone, la vostra parte selvaggia. È come se riscopriste un po' quello che è la vostra vera verità, no, la vostra vera realtà, vera essenza. Perché comunque anche il mondo fa riferimento al bambino interiore,
è l'ultima carta degli arcani, quindi è la comprensione, la consapevolezza. Wow, ma che bello! Sinceramente dirvi che entra qualcuno a livello... Guardate, non lo vedo tanto, nel senso che sento che è più un periodo di trasformazione interna per rinascere, ragazzi. Ma sono comunque 15 giorni, 20 più o meno, tenete sempre presente che il tempo è fluido e quindi insomma magari vale anche la pena aspettare, no? Di essere aggiustati prima di incontrare un'altra persona. In realtà non è che sento che... Guardate, non sento che si arrivi da un periodo terribile, o perlomeno diciamo che la maggior parte di voi non arriva da questo momento terribile, anche se mi rendo conto che questo eremita per qualcuno possa essere un po' complicato. Però è proprio solo una fase di elevazione spirituale che state vivendo, secondo me, di elevazione vibrazionale. C'è questa ricerca interiore che vi permette di cambiare il vostro mondo esteriore. Wow, io lo trovo un bel periodo molto intenso. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, andiamo a vedere come va. Abbiamo un 6 di coppe al contrario, un cavaliere di pentacoli al contrario, un 9 di bastoni. Qui ragazzi sembra che le energie siano un po' più ferme, un po' più statiche, diciamo, all'inizio del periodo, perché comunque c'è questo cavaliere di pentacoli che è girato al contrario, no? Quindi mi parla di queste energie un po' ferme. Se ve la devo dire, tutta è un po' la stessa energia che avevano i single, anche i single sono proiettati su se stessi. E c'è anche una sorta di star bene in questa sensazione di, se vogliamo, staticità che potrebbe sembrare calma. Ok, allora andiamo poi avanti con il 3 di pentacoli, vediamo che altro vi danno. 7 di pentacoli, il carro e un asso di coppe, non male. Allora, come vi dicevo all'inizio, questa situazione o relazione potrebbe sembrare un attimino statica, un attimino ferma. C'è un 6 di coppe al contrario. Può essere che qui qualche cosa... la sento un po' come se il settore degli amici, perché sono due carte che parlano, sia il sole che il 6 di coppe, di amicizie, di sentimenti puri, di qualche cosa che è stabile ed è stato costruito nel tempo. Ed è un po' come se questa amicizia venisse a mancare o fosse venuta a mancare, nel senso che magari vi siete allontanati per X ragioni. Non lo so, sento che c'è un po' di staticità. Può anche essere per molte persone che siate voi ad aver messo un po' un freno. Diciamo che anche qui è la stessa energia che risento con i single perché hanno l'eremita, quindi questo bisogno di isolarsi, questo bisogno di conoscersi un po'. E qui anche vi state un po' proteggendo, vi state un po'... O meglio, diciamo che ci state lavorando. È un po' come se qualcuno stesse cercando di capire dove mettere i paletti, dove mettere lo stop, fin dove poter arrivare. Il 3 di pentacoli in centro lettura mi fa un po' pensare che qui si stia pensando al futuro, si stia pensando, per qualcuno sento molto molto forte il discorso casa, il discorso residenza, lo spostamento, perché anche voi comunque come i singoli avevano un mondo, voi avete il carro, anche il carro parla di movimenti, di spostamenti, di viaggi lunghi. Quindi sento che qui qualcuno anche sta un po' pianificando quello che è un cambio, quello che è un movimento verso un nuovo inizio. Avete un asso di coppe, quindi per molte persone fa riferimento all'ufficializzazione di una relazione, come vi dicevo all'inizio. Può essere che si vada verso una convivenza fortemente, perché quando anche c'è un 3 di pentacoli si sta lavorando e qui l'imperatore, che è un arcano numero 4, parla anche di quello. Sento che è un movimento per andare verso una maggiore stabilità. C'è un movimento, diciamo, anche se apparentemente non sembra, perlomeno l'energia di metà novembre non è proprio quella, verso la fine del mese le cose cambiano, le cose si muovono, si prende una decisione, ci si dà una direzione. È un po' come capire che intenzioni dare a questa relazione, qual è il percorso comune e che cosa poter cominciare insieme, insomma. Ma che bello.
Andiamo a vedere un'ultima carta da parte degli Ching, vediamo che messaggio vi danno. La coesione, wow! Sì, ma infatti sento per i single un'unione con se stessi, con il proprio vero sé, con i propri valori soprattutto. Mentre per le persone che sono in una relazione sento davvero quello che è un movimento in unione. Che bella lettura che avete, amici della Vergine. Spero che sia piaciuta anche a voi. Se è così potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!